Il benvenuto al nostro ospite di giornata è Francesco Bonfanti di 7 Gol. Francesco, ben ritrovato su Radio Rossonera. Buongiorno a voi, ben ritrovati. Ciao Francesco. Francesco, stavamo commentando la notizia un po' delle ultime ore, perché il Milan è stato tanto attivo sul mercato in entrata, inizia a essere un pochino più attivo per quanto riguarda il mercato in uscita, soprattutto nella figura di Charles De Ketelare, che è ormai praticamente destinato, salvo clamorosi colpi di scena, all'Atalanta di Gasperini. Ti chiedo innanzitutto cosa pensi di questa operazione e in generale sui movimenti del Milan. Allora, per quanto riguarda questa operazione, io penso esattamente a quello che si diceva un anno esatto fa, il 3 agosto del 2022, eravamo 24 ore dopo l'annuncio ufficiale dell'acquisto di De Ketelare da parte del Milan. E se ci avessero detto tra un anno questo giocatore da top player lo considererete un flop, probabilmente avremmo preso chiunque un po' per matto. E invece è così, cioè il grande colpo di mercato si è rivelato uno dei peggiori acquisti mai fatti nella storia del Milan per ragioni evidentemente economiche, un giocatore che non ha reso, non è mai stato lui nelle condizioni, non si è messo nelle condizioni di rendere per limiti caratteriali che non so se siano congeniti, non so se siano definitivi, non saprei, ma di fatto insomma si è capito che il giocatore non era più nel progetto di Pioli, insomma certe scelte fatte sia come cambio di sistema di gioco che come giocatori acquistati erano già abbastanza indicativi. Se a questo ci aggiungiamo il fatto che per esempio col Barcellona non ha giocato neanche un minuto, tanto basta per capire come insomma non sarebbe comunque rientrato nelle rotazioni di Pioli, quindi mi sembra una scelta tutto sommato giusta, ma una scelta tutto sommato logica. E per quanto riguarda il mercato del Milan, un mercato secondo me un mercato ragionato, ecco, lo definirei così, un mercato ragionato, un mercato molto di testa e poco di pancia, nonostante all'inizio obiettivamente sia un mercato nato, diciamo, dalle ceneri di Tonali fondamentalmente, no? Perché poi tutto parte da lì, parte dalla cessione clamorosa di Sandro Tonali, una cessione che ha lasciato perplessi molti tifosi, ma che poi in realtà è andata a sovvenzionare un mercato secondo me molto interessante, che mi incuriosisce molto perché sono giocatori diversi tra di loro, con caratteristiche differenti. Sono molto curioso di capire come il Milan si sistemerà in campo. Il lavoro di Pioli è tanto, perché poi quando vai a cambiare 6, 7, 8 undicesimi non è proprio cosa da poco, soprattutto in zone importanti del campo come centrocampo e attacco. Vai a cambiare il sistema di gioco passando da un 4-2-3-1 eventualmente a un 4-3-3, cioè cambiano tante cose, per cui non sarà facile il lavoro per Pioli, ma sicuramente sono giocatori funzionali anche a questo 4-3-3, perché insomma in teoria io mi immagino un Milan con Chukwueze a destra e Leao a sinistra, mi sembrano molto più pareggiate ed equilibrate le due fasce, visto che si è sempre detto che insomma era un Milan che pendeva a sinistra, clamorosamente tutto a sinistra con Leao e Teo. Sì. Dei nuovi acquisti, Francesco, qual è quello che ti fa dire lo voglio vedere meglio, lo voglio vedere un pochino di più, quello che ti incuriosisce magari di più rispetto agli altri? Guarda, sono due in realtà. Mi incuriosisce molto Chukwueze, come ti dicevo, perché sono curioso di capire se davvero il Milan sarà riuscito a trovare, non ti dico un alter ego di Leao, perché oggettivamente credo che Leao stia salendo a livelli veramente importanti, però insomma quantomeno un giocatore che sarà in grado secondo me di controbilanciare un po' la spinta anche sulla destra, fornendo anche quei cambi di passo, quello sprint, quelle accelerazioni che sono spesso mancate da quella parte al Milan. E l'altro giocatore è Reinders, perché insomma mancando un regista vero, perché insomma Bennacer fino a gennaio secondo me il Milan non ce l'avrà, insomma spetterà a lui il compito di far girare un po' questa squadra, quindi insomma le prime uscite di Reinders mi sembrano molto positive. Sono curioso di capire l'impatto col campionato italiano, ovviamente. Francesco, approfitto, innanzitutto ciao, buonasera. Approfitto di una cosa che hai detto tu all'inizio. Hai detto il mercato del Milan è molto di testa e poco di pancia. È vero, anche perché guardando le giovanili, io da appassionato delle giovanili, le cessioni sono state tante, tra prestiti, cessioni definitive. Milan sta sfoltendo molto, sta comprando molto, e anche la cessione di De Ketelare, se dovesse andare in porto, fa segnare per l'anno prossimo una plusvalenza. Al contrario, il resto del calcio italiano è, non dico ingessato, ma quasi, cioè abbiamo visto Timothy Weah, abbiamo visto qualcosa dell'Inter, Frattesi, ma anche l'Inter è un po' in difficoltà e la Roma ha preso dei parametri zero. Ti aspettavi una cosa del genere e soprattutto pensi che ci sia un legame con
il mancato rinnovo dei diritti televisivi l'anno prossimo? Cioè un sacco di squadre hanno paura di non avere soldi poi per gli anni successivi? Guarda, non so se questo legame effettivamente c'è. Io credo che alla fine comunque la quadra con i diritti televisivi la troveranno, perché insomma la Lega di Serie A non so se riuscirà ad arrivare al famoso €1 miliardo, ma insomma credo che qualcosa in più rispetto alle offerte iniziali riuscirà a spuntare. Io credo che in generale sia un problema del fatto che il calcio italiano è il campionato italiano è un campionato di passaggio. Cioè noi veniamo trattati come calcio italiano esattamente come le squadre italiane a loro volta trattano squadre di campionati cosiddetti minori. Cioè quando noi andiamo a bussare alla porta del campionato svizzero, turco, portoghese, diciamo che noi abbiamo il coltello dalla parte del manico perché siamo le squadre italiane. Viceversa, quando gli inglesi, gli arabi, il Paris Saint-Germain, il Bayern Monaco vengono a bussare alla nostra porta, ci trattano esattamente alla stessa maniera, perché loro hanno delle disponibilità economico-finanziarie che noi neanche ci immaginiamo, e quindi in realtà arrivano a fare delle proposte che sono obiettivamente impossibili da rifiutare, perché gli 80 milioni per Tonali sono irrinunciabili, ma per sì. lo stesso giocatore 8 milioni più 2 di bonus sono 10 milioni di euro all'anno. Cioè onestamente io non mi sento di dar la croce addosso a Tonali, cioè ha fatto benissimo come farebbe chiunque. Poi mi dici in Arabia io non ci andrei a giocare, perché lì vuol dire secondo me, cioè Milinkovic e Savic che nel cuore della carriera va in Arabia, fa una scelta che secondo me è abbastanza discutibile, però poi di fronte a certe cifre oggettivamente ci si arrende, si devono un po' alzare le mani e dire evidentemente in questo momento le cose girano in questa maniera, quindi un po' tutte le squadre stanno lavorando così. Non può essere un caso se non se il fatto che la formula preferita è il prestito con diritto di riscatto. Cioè tutti quanti puntano al prestito per cercare di non vincolarsi o comunque di avere un obbligo di riscatto eventualmente a determinate condizioni, cifre molto basse, cifre che non vincolino e che non appesantiscano troppo i bilanci, perché inevitabilmente in questo momento si deve fare i conti anche con questa situazione. Questo significa banalmente, scusami, che la strada che ha intrapreso il Milan 2 anni fa, 3 anni fa, l'attenzione ai conti deve essere per forza intrapresa anche dalle altre squadre, pena non dico fallimento, ma il pena non poter muoversi sul mercato. Ma io credo che la strada tracciata dal Milan sia una strada molto, molto intelligente da questo punto di vista, che del resto ha portato al riequilibrio dei bilanci nel giro di 2 o 3 stagioni. Credo che addirittura il Milan quest'anno, se le proiezioni sono corrette, chiuda neanche alla pari, addirittura forse con il segno più 11 quindi, forse. Quindi insomma io credo che la strada tracciata dal Milan sia una strada virtuosa che andrà secondo me imitata da tante altre squadre. Alcune già lo stanno facendo, penso al Napoli, penso alla Lazio, squadre che tendenzialmente l'Atalanta stessa, per carità, se vendi Yulman per 85 milioni di euro ha voglia a chiudere il bilancio in positivo. Poi dopodiché chiaramente ci troviamo di fronte a valutazioni di questo tipo, perché io quando leggo che Yulman dopo 10 gol e una stagione in Serie A viene venduto a 75 milioni di euro, se io fossi il presidente dell'Atalanta, l'amministratore delegato, gli faccio un monumento, perché è riuscito a fare una roba clamorosa, per dire, no? Poi, per carità, ti riescono anche queste cose, poi dopodiché il Milan per Krunic riceve un'offerta da 5 o Righi non riesci a cederlo neanche quasi se lo regali, cioè poi sono questi un po' i paradossi o le situazioni un po' contorte del mercato, spesso difficili da capire o da interpretare, però credo sì che la strada intrapresa dal Milan sia una strada assolutamente giusta, una strada corretta, una strada che secondo me poi se ci vai ad aggiungere nel giro di 5, 6, 7 anni il discorso stadio, a quel punto potrebbe davvero darti lo switch per diventare una società decisamente virtuosa. Francesco, le ultime 2 cose velocissime prima di salutarti. La prima è su Stefano Pioli. Hai detto prima dovrà fare tanto lavoro. Secondo te anche dal punto di vista difensivo, cioè questa squadra è vero che ha messo tanti giocatori in attacco nuovi, anche i centrocampisti comunque sono offensivi, però ha preso anche tanti gol in queste amichevoli precampionato. Secondo me deve lavorare molto sulla difesa, cioè paradossalmente vedendo le prime uscite sarei più preoccupato per la fase difensiva che per il resto, perché il fatto che il Milan magari non riesca ancora a trovare trame di gioco è nell'ordine naturale delle cose. Nel momento in cui hai un sistema di gioco diverso, giocatori, centrocampisti e attaccanti diversi, è chiaro che ci vuole un po' di tempo per metterli assieme. Sulla difesa invece no, quello non me l'aspettavo, perché oggettivamente è la difesa dell'anno scorso, quindi il fatto di vedere
Tomori, così giù di condizione ancora Teo Hernandez che non sprinta, tutto normale per carità, perché siamo ad agosto, cioè bisogna arrivare sani e salvi con le batterie cariche fino a maggio, quindi la stagione non è lunga, è molto più che lunga, per cui tutto normale, però insomma certi meccanismi, certe disattenzioni difensive secondo me prima le elimini e meglio è, perché insomma poi la differenza spesso più che l'attacco e i gol fatti, perché il Milan secondo me i gol è una squadra che tendenzialmente con i giocatori che ha li fa e li farà, deve stare un po' attento alla fase difensiva, perché è quella che spesso in Italia risulta poi determinante alla fine dei giochi. E in questo senso, poi chiudo, potrebbe aver senso, scusa gioco di parole, prendere un altro centrale, visto che Gabbia ha lasciato e che Kier sembra sempre un pochino più, come dire, ai margini fisici, ti direi, dei 4 centrali? Ma ci sta, secondo me. Allora, io credo che il grosso del mercato il Milan tendenzialmente sia fatto, più o meno. Adesso devi andare un po' a puntellare, ma con calma e senza fretta, cioè con le occasioni che ti possono capitare da adesso a fine agosto, anche in base a come incomincerà la stagione, a quello che succederà, però diciamo che il vice Teo lo dovrai cercare e un vice Teo sicuramente arriverà, perché credo che Ballo-Touré ormai sia in uscita. Sul discorso attaccante bisogna capire la valutazione che Pioli farà di Lorenzo Colombo, e il difensore centrale anche numericamente comunque un po' ti serve, perché Caldara lo darei via, Gabbia l'hai dato via, Kier magari non ti dà molte garanzie, insomma numericamente in questo momento affidarsi a Ciao, Tomori, Kier ed eventualmente Kalulu mi sembra un po' pochino, per cui poi in base alle dinamiche che si andranno a creare mi sembra legittimo pensare che qualcuno possa arrivare. Francesco, grazie mille, buona giornata e buona estate, ci risentiremo magari più avanti per l'inizio della stagione. Con piacere, assolutamente con piacere, buona estate anche a voi. Ciao, grazie. Grazie mille, salutiamo e ringraziamo Francesco Bonfanti, è stato qui con noi.